Lanternians. Nel video in alto a destra indicato dalla scheda abbiamo visto la versione Android di Rise of Kingdoms Lost Crusade tramite emulatore BlueStacks. E una cosa che non ho detto l'altra volta, il PEGI 18 è indicato semplicemente per il fatto che è possibile acquistare vari prodotti e quindi ovviamente perché si possono spendere soldi reali. In questo video vedremo la versione desktop di questo gioco, nel mio caso ovviamente è la versione per Windows 10. Quindi andiamo sul browser web, digitiamo Rise of Kingdoms, ok, andiamo sul sito ufficiale che è questo qui, ok. Come vedete è possibile scaricare il gioco su varie piattaforme, App Store, Google Play, App Gallery, quindi Huawei, Windows e anche per Mac. Pensavo che ci fosse solo per Windows, c'è anche per Mac. Noi abbiamo visto la versione appunto del Google Play Store, quindi Android. In questo video invece vediamo la versione per Windows, quindi clicco qui, clicco salva con nome, lo salvo sempre su download e così scarica intanto l'exe. Ok, qua posso chiudere tutto. Ora creo una cartella specifica per questo gioco, quindi lo chiamo 04 Rise of Kingdoms, ok, perché poi lo andrò a installare ovviamente all'interno di questa cartella. Ora vado su documenti, download e apro l'exe. Ok, allora se clicchiamo installa ovviamente lo installa nel percorso di base, questo deve rimanere attivato con il visto attivato. Per installarlo nella posizione che noi desideriamo ci basterà cliccare su installazione personalizzata e selezionare la cartella, in questo caso come vedete la metterebbe su x86, invece a me io clicco su cambio e la vado a installare su 2 tera all'interno di giochi, all'interno della cartella che io ho creato appositamente, clicco ok e clicco su installa. Come vedete ha creato anche la scorciatoia. Ora clicco su inizia ora. Qua ci sono le varie icone social. Comunque molto probabilmente, anche se qua non c'è indicato nulla, se dobbiamo cliccare su questo pulsante giallo. Sì.
Ok, a quanto sembra ha finito di installare il gioco e come vedete questa è la schermata principale. Noi possiamo fare l'accesso o tramite Facebook o tramite Google e poi dice account ospite. Ok. Welcome to Rise of Kingdoms. The journey of your civilization starts here. From the depths of obscurity to the peaks of legend, you will be the author of your civilization's history. Allora, come vedete, scegliendo account ospite ci fa partire appunto da zero con una civiltà che possiamo scegliere come abbiamo visto nella versione Android. In questo caso però come prima civiltà The God of knowledge treats all equal, selezionabile, no matter their status. c'è l'Egitto, che sarebbe diciamo quella nuova che è stata aggiunta da un po' di tempo. Allora, dato che comunque a me non interessa particolarmente creare e farvi vedere da zero la partita perché già abbiamo visto in un altro video, io clicco su accedi con un altro account e seleziono Facebook per accedere alla mia partita. Ecco, accedendo dal PC mi ha dato una cornice nuova e clicco su riscatta. Inoltre mi ha dato anche 200 gemme e posso effettuare login su dispositivi diversi. Clicco su riscatta. Okay. Allora, prima di continuare però, dato che la lingua è in italiano, vorrei modificarla. Vediamo un po'. Dovrei andare qua. Impostazioni. Lingua. E clicco su inglese, in modo che anche gli stranieri possano capire quello che si vede su schermo. Clicco su conferma e viene riavviato. Come potete vedere è tutto in inglese. Ok, perfetto. Allora, come vedete la schermata effettivamente è un po' diversa, cioè è simile a quella della versione Android, però ci sono i tasti per le scorciatoie. Mi posso spostare con... questa è una cosa da modificare. Allora, muovendo il mouse mi posso spostare nella mappa, però non è mi piaccia più di tanto questa opzione, quindi dovrò modificarla. Con la rotella posso fare zoom in e zoom out. Ok. Ok, basta rimanere comunque sulla schermata principale. Allora, intanto vediamo un attimo. Aiuto i membri, prendo le risorse da qua. Come vedete comunque è tutto abbastanza simile. Cliccando qua recupero i vari soldati che ho addestrato e ovviamente aumenta anche la potenza. Poi ne addestro altri, al momento ancora ho quelli di livello 3, poi bloccherò gli altri. Nel frattempo qua faccio la verifica dell'account. Okay. No, perfetto, e mi dà anche le ricompense questo.
Poi vedo di fare il VIP in modo da ottenere punti e risorse e anche oggetti. Ok, altri 200 punti. Come potete vedere sono quasi a VIP 10, mi mancano pochi punti per raggiungerlo. Anzi, potrei fare anche una cosa in effetti. Vediamo un po'. Dato che ce li ho i punti, quasi quasi li uso. Per poco non ci arrivo. Facciamo una cosa. Tanto di gemme ne ho a sufficienza. Okay. Così intanto vedo di raggiungere il VIP a livello 10. Vediamo i potenziamenti, quali sono. Ok, mi è aumentata la velocità di costruzione e di addestramento. Poi le altre più o meno sono rimaste uguali. Produzione del cibo, produzione del legno, pietre, denaro, soldi, oro, velocità di raccolta 10%, il recupero di punti azione, mi pare che non sia diverso. Infatti. Bloccato la possibilità di costruire con due, diciamo, carpentieri. In teoria al livello successivo, poi a livello 11 si sbloccheranno questi altri buff. Comunque, vedo di fare claim su questo. Ok. E queste sono ricompense del livello 10 di VIP 10 che possono essere recuperate ogni giorno. Ma qua chiudo e qua rimane perché ci sono gli altri screen da vedere, questi, che sono quelli appunto a pagamento. Come dicevo all'inizio, ci sono dei prodotti che si possono acquistare con soldi reali, ma a noi questo non interessa particolarmente. Questo è un pacchetto base, diciamo, che già da VIP 0 si può acquistare. Ok, ne manca ancora uno, mi sa. Okay. E ovviamente, come potete vedere, acquistando i vari pacchetti con i soldi veri ci sono ricompense diverse poi. Ricordando il livello 10 cambia con Hannibal Barca, mentre fino al livello 9 c'è Minamoto. Vabbè. Allora, poi prendo qua le risorse. Comunque, come vedete, rispetto alla versione su emulatore, questo è molto più fluido, perché è fatta ovviamente apposta, ottimizzata apposta per Windows. Qua vediamo cosa c'è. Ok. Qua acquisto un po' di roba, in questo caso con le risorse oppure con le gemme. Ok, in città dovrei aver fatto tutto. Allora, poi qua sopra, vabbè, questo riguarda vari sempre scrigni e altre cose acquistabili, ma non ci interessa particolarmente questo.
Solo questo ci può interessare perché cliccando su claim e su daily special offer ti danno degli oggetti, un po' di risorse, ma niente di più. Il resto è tutto a pagamento. Qua non ci interessa. Questo è un tipo di evento alla quale ancora non posso partecipare perché sono a livello basso. Questo non so cosa sia perché non mi è mai spuntato. Deve essere qualcosa di nuovo. E poi c'è anche lo shop. Ovviamente servono questo tipo di monete, quindi io qua non posso fare nulla essenzialmente. Poi questi sono i vari eventi che sono stati aggiunti da poco, diciamo, che anzi ora poi lo vediamo. Ok, questo è il calendario degli eventi, anche nella posta dovrebbe essere indicato comunque. Questi sono i prossimi eventi che ci saranno. Vedremo poi se riesco a farvi vedere le cose attraverso degli streaming, così almeno possiamo anche stare più tempo a vedere il tutto. Buono. Praticamente questo ci permette di acquisire vari oggetti e poi ogni tot dei comandanti tra quelli che abbiamo scelto, e con le chiavi possiamo aprire 10 scrigni e ogni 10 dovrebbe esserci una ricompensa sicura. Questo praticamente è il rango per quanto riguarda il governatore più potente. Pian piano che si fanno si soddisfano i requisiti si sale, diciamo, di ranking. Io ovviamente sono per 169, quindi non ci sono mai arrivato in alto. Va bene, questo, vabbè, devo raggiungere il livello 19, ma queste sono cose che farò poi tramite delle dirette. Ok, più che altro questo video è per farvi vedere come funziona la versione desktop. Okay. Questa è, diciamo, una specie di campagna in solitaria. Nella mappa mandiamo le varie truppe per completare queste missioni speciali e qui prendiamo varie ricompense. Questi sono altri tipi di eventi che ci sono nel gioco. E qui possiamo fare il refresh se non ci piacciono gli sfidanti, e con questo possiamo saltare la battaglia. Facciamo anche prima. Vabbè, con questo finisco qua. Questo è un altro tipo di evento che si sblocca ogni tot di tempo. Ah, poi una cosa,
E anche qui c'è uno shop, ma per ora non ho abbastanza monete. Una cosa che non vi ho fatto vedere è che qua c'è l'alleanza. Questo è arrivato al massimo. Questo anche è arrivato al massimo. Ok. Questi sono i vari comandanti. Adesso lo vediamo poi attraverso sempre le dirette. Ok, vediamo la posta. Vedete qua c'è stata una manutenzione del server, però qua non vedo perché invece me l'ha messa in italiano le scritte. Mentre qua è tutto in inglese. Comunque leggiamo tutto e prendiamo le ricompense. Qua come vedete c'è indicato appunto l'aggiornamento quando è stato fatto. Ok, vabbè, alleanza, anche se qua mi dice tutto poi mentre in inglese, poi vabbè è un po' misto, un po' italiano, un po' in inglese. Ok, e va bene, questo principalmente è tutto. Qua vabbè posso prendere varie ricompense, queste sono quelle giornaliere. Queste invece sono quelle delle missioni, la maggior parte sono side quest. Qua devo raggiungere il livello 18 e questo come detto lo farò mentre le dirette. Qua faccio claim per queste 5 e mi dà altre ricompense e poi le altre le sbloccherò più avanti. La vediamo su qualche battaglia, vediamo un po'. Attacco, nuove truppe. 九合诸侯，一匡天下，宁我负人，无人负我。Me bucellari, defendent imperium. Ecco, quindi praticamente la voce è in base alla civiltà di appartenenza. Imperatore, non dubitare mea devozione. Ok, qui ovviamente ci dà tutte le informazioni della battaglia. Ne faccio quest'altra. Ok, perfetto. Queste sono le chat, va bene. Ok, indicato 2. Abbiamo sempre missioni giornaliere. Ok. Dovete ritrovare delle miniere di gemme. Vedete, la cosa buona di questo gioco, che mi piace particolarmente, sia il fatto che ci sono personaggi proprio storici, e nei vari personaggi c'è anche la descrizione del personaggio storico in sé, e da quello che ho capito le frasi sono anche in base al personaggio storico. La cosa buona è che una volta che abbiamo sbloccato nelle ricerche la possibilità di ricercare le gemme, possiamo
mandare le truppe a recuperare queste gemme. Per te massimo è 10, poi ci sono quelle di livello 3 che ne possono recuperare, mi sembra 30, se non sbaglio, comunque di più. Però considerate che io al momento posso mandare 4 truppe, ma il massimo è 5, diciamo che ogni volta che andiamo a mandare sarebbero 50, se mandiamo 5 truppe. Ίασα την εχειρνίδα τη λιχθήν επέριξ του τραχύλουμι και την οίκουσα κράζουσαν. Ω Άνουβη, παραδίδω μισή την εμήν ψυχή μικρήνην. Cerchiamo altre, così praticamente riesco ad accumulare poi 40 gemme, quelle che ho speso prima, diciamo. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y place. Si j'y suis, que Dieu m'y préserve. Ma dovreste farla francese invece. Pour le roi. 이 꽃차는 향기가 없느니라. 나라는 덕으로 다스려야 하는 법. 다이치 다이만 다이키치 지금아야 아시마니 토모스 가가리 비토共に消えゆく我が身なりけり. Ok, e questo vabbè, principalmente è ciò che riguarda la versione desktop di Rise of Kingdoms, in questo caso ovviamente versione Windows per Windows 10. Ora direi che di qua posso anche chiudere tutto, almeno questo posso chiuderlo. Comunque questo lo chiudo. Oh. Quindi questo è tutto ciò che riguarda il gioco Rise of Kingdoms. Arrivederci al prossimo video, Terminus.